Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale di Fabrizio Teghesi. Quest'oggi ragazzi vi porto con me per una giornata di test. Motivo dei test? Nessun motivo dei test, non dovevamo testare niente in particolare, era semplicemente un buon e sano allenamento dopo il warm up del campionato del mondo. E dove vi porto? Vi porto in un mini autodromo storico che nel corso degli anni 80 è stato il luogo di allenamento dei migliori piloti italiani. Andiamo subito a vedere. Buongiorno a tutti ragazzi, ci troviamo nella pista off-road di Campogalliano. Ragazzi, ho dei ricordi in questa pista veramente impressionanti. Qua, pensate, è stata la pista dove ho fatto la mia prima trasferta fuori dalla mia regione. Era l'anno 2001. Ragazzi, questa pista per il modellismo off-road nazionale ha una rilevanza incredibile, perché questa era la pista dove si allenavano campioni del calibro di Monesi, l'unico pilota ad aver vinto 2 titoli mondiali nella categoria buggy, Catozzi, Gennari, tanti dei più forti a livello mondiale di un ventennio fa. Non solo, è la pista dove è nato il Kyosho International Meeting. Come sapete io ho corso 15 anni in Kyosho più 3 da privato e quindi ragazzi è un'esperienza incredibile, vi porto dentro la pista con me, venite. Eccoci qua ragazzi, questo è il mini parcheggio che durante le manifestazioni viene utilizzato per i gazebi e quant'altro, e invece il parcheggio principale è qua, guardate quanto è grande. Questo è un deposito dove ci sono tavoli, sedie e quant'altro. Laggiù c'è l'area camper e qui c'è subito il tracciato, vedete. Oggi è una giornata tranquillissima e riusciremo a girare con pochi altri piloti, quindi saranno dei buoni test. Qui ragazzi vedete c'è l'area ristoro e qua ci sono i box. Questo è il palco piloti e come vedete ragazzi, per i più piccoli abbiamo addirittura le altalene e gli scivoli. Laggiù c'è l'area soffiaggio, vedete, e i bagni. Qua abbiamo il box cronometraggio e adesso vi porto a vedere il tracciato. Il tracciato ragazzi è molto tecnico, i migliori tempi sul giro si aggirano intorno ai 30 secondi ed è una pista veramente tecnica. È sempre stata una pista tecnica fin dagli albori. E adesso c'è un nuovo layout che io personalmente non avevo mai visto dal vivo. Ovviamente ragazzi non ci sono gare in programma, pertanto le condizioni della pista non sono al 100%, ma appunto rendano la pista ancora più tecnica, ancora più difficile. Queste creste che ci sono sulla superficie ti obbligano a lavorare sul setup in modo consistente. Tanti di voi ragazzi so che diranno che questo è il vero buggy ed io in parte sono d'accordo con loro. Considerate che io ho vissuto tutta l'era delle buche profonde, quindi ovviamente una pista così è considerata ultra liscia. Con le nuove macchine dobbiamo lavorare un po' di più sui setup, ma abbiamo visto anche che la tendenza delle piste americane è quella di lasciarle bucare. Quindi ci fa bene anche l'allenamento sulle creste e ripeto, non è niente in confronto a trovare una pista bucata, perché ovviamente le difficoltà sono ben altre. Sì ragazzi, quanta nostalgia e quanti ricordi ho in questo mini autodromo. Adesso ragazzi vi lascio con qualche giro di pista durante la giornata dei test, guardate. E ragazzi scusate per l'interruzione,
Non so se avete fatto caso che sotto ogni mio video è spuntato un nuovo tasto. Si tratta del tasto del Super Thanks. Se volete dirmi grazie per i video settimanali che porto su questo canale, per gli argomenti, se vi è piaciuto in modo particolare un video, se volete supportare la crescita di questo canale, c'è questo nuovo tasto e quindi potete usarlo tranquillamente. Torniamo al video. Comunque secondo me va meglio, Ragazzi, questa giornata di test nella quale sono andato con Lorenzo solo e soltanto per allenamento di guida, quindi solo a guidare la mia Kyosho in una pista senza pensieri di dover rodare, senza pensieri di dover testare materiale, eccetera, eccetera, è stata una giornata completamente libera da tutti i pensieri. È stata una giornata con un gusto particolare. Mi ha reso veramente felice e contento perché era tantissimo tempo che non andavo a girare con il mio automodello solo per il puro gusto di andare a girare. È stato molto bello e alla fine, ragazzi, il modellismo, secondo il mio punto di vista, è anche questo, è divertirsi, è scherzare, è ridere senza il pensiero magari di una gara, senza il pensiero di dover andare a provare materiale e quant'altro, e sinceramente sono stato veramente bene in compagnia di Lorenzo e anche in compagnia di Andrea, che però subito dopo pranzo è stato costretto a tornare a casa. È stata una bella giornata anche perché abbiamo dovuto lavorare sulla macchina per cercare di adattarla alle condizioni del tracciato. Ricordatevi che arrivavo dal warm-up del campionato del mondo, dove c'era una pista gigantesca con curve ampissime e con un grip veramente allucinante.
In queste giornate dove non ho la pressione di dover per forza provare, girare, testare e quant'altro, è anche bella l'atmosfera del viaggio, ad esempio d'andata e di ritorno. Vi lascio alcune clip simpatiche che sono convinto faranno ridere anche voi, di alcuni aneddoti successi nel viaggio di ritorno. Eccoci qui ragazzi, di nuovo in macchina per tornare a casa, stanchi, sudati, siamo partiti presto, mi metto gli occhiali. Bella. Tecnica. Bella, a me mi garba perché a me ragazzi mi piace anche l'ambiente, è bello anche l'ambiente, sì. Molto bello. Le buche ora non ci siamo più abituati, ma perché poi buche, queste sono creste più che altro. Sì, sono creste, sono buche. Poi c'è anche i cross, esatto, se uno dice sai che fa, facciamo un pieno di qua. Vediamo un po' un passaggio, aspetta, vediamo un passaggio verso il Parentone, guarda. No, un po' più avanti non si vede, no sì. Più avanti c'è le frasche fresche. Qui Qui dove? Più avanti, qui c'è un buco, guarda. Vediamo, godiamoci questo giro posto. te. Lo leggo io. Io sono un po' anche stanco, No, abbastanza stanco. Da un po' da Non fa girare dolore. via. No, neanche più di tanto. Sì. Però non è bruttissima sta pista. Discreti panieri. Ma che è tutta pari, non mi fanno neanche sinceramente. No. Cioè che c'entra un meglio cazzo tondo? Ma te non sei un crossista, sei un endurista. Io ero una via di mezzo, un mezzo pilota, un mezzo scarso. Oggi c'era Flast, ma c'era anche Bosi. Davvero? Non abbiamo fatto neanche. Ciao Bosi! Saluta Bosi. No, se lo sapevo. Non abbiamo fatto neanche uno sketchettino con la telecamera con Bosi oggi perché. È stata una giornata intensa. È stata una giornata intensa e la mattina lui è andato via subito il pomeriggio, quindi non c'è stato verso. Sembra di essere un gommaio oggi. Come mai? Non me la fate ambientante di me oggi, No, effettivamente. quante se ne sarà a provare? Ma un quindicino di treni, Di più. di più, Sì, E- perché me ne faceva anche rimettere poi. Certo, per capire meglio. Ma Vabbè. che ti volevo dire? Te le facevo rimettere, ma pensa un po' che la situazione ti imponeva il fatto che. Che? Aspetta, perché qui l'autostrada in donde stanno? Di là, dritto se non mi sbaglio, no? Zona industriale. Doganzi. Di là allora. Di qua stanno. Ecco, vedi? Che ti imponeva la situazione di un buon punto. La situazione ci imponeva che praticamente abbiamo concluso stasera con le stesse gomme che si è messo per prima stamattina. Cioè quindi potevi cambiarle tutte praticamente. Esattamente. Giusto. Verso metà giornata andava alle stesse gomme, come escono più dura, e poi basta, tutti gli altri si provava, si poteva non provare. Praticamente si poteva portare un treno. Due con le mescole. Grazie, ora vi si saluta davvero però. Vai, ciao. Sentiteci. Sempre stessa domanda, ma come si spenge? Devi c'è il rosso. Non c'è le full joy. Come si fa? Grill fake. Come? È un autogrill fake. Che vuole una sfogliatina. Però c'è le moroselle. No, fanno cagare le morosine. No, le moroselle mi fanno. No. Ti impedisco di prendere. C'è il Kinder Joy. No, piccione. Io non ho mai visto una fila con 6 autogrill. Ma la fila di là? No. No, si va via. Cercherando la fila, il T è là. Allora guardate ragazzi, la fila parte da qua. Tutta fila. Ma che la fai in giro? Fai giro, attenzione, la devo riprendere, vedete? Fai giro. Perché si è beccato la fila. Perché si è beccato un autobus. Teoricamente cioè te ti sei anche messo in fila? E che si fa? Andiamo via al caffè. Il Zitelli Anders. Io muoio senza un caffè. No. Quella cassa? Va, è la stessa. Andiamo, fruste. Dove ti va? Che varia laggiù, demone? Ma che tu devi guardare? Andiamo, frutte. Non abbiamo fatto pausa. Che ciolla, oh. Io volevo. Oh, guarda, un monte in macchina, guarda.
Tanto ragazzi siamo sempre all'autogrill e i gasolio e la benzina costano poco. No, 2,40 servito il gasolio, 2,38 la benzina, 2,45 il diesel premium, quello più bombarda, e 2,53 l'altra benzina e la bomba a mano. Cioè secondo me siamo a peoreccio. Allora, dentro l'autogrill ci sarà stato 14 gite di polacchi. Qui Che da un Red bullino? Per due Red Bull e un coso di sake ci ho lasciato 11 euro. 11 euro? No, 3,30, 3,30, no, per 10 euro. Codo. Ma te l'abito quanto Ma costa? c'è anche bene. Quanto costa il supermercato Red Bull? 50 centesimi? No, 1 euro. Ma te l'abito quanto costa il gasolio qui? No, 2,45 euro. neanche tanto. Dammi un fruttella, vai. Ma sul buono fanno cacare. Non lo cagare. Come mai? Che t'ha preso? Come sei grosso? E ne andare via polizia. Che dire ragazzi, è stata una giornata veramente diversa dalle altre. Pensate, per la maggior parte dei piloti questa è la routine. Per me invece è un qualcosa che avviene raramente. Pertanto ragazzi sono stato molto contento di aver trascorso una giornata di questo tipo insieme al mio amico Lorenzo e spero che ne capitano molte altre. Ci vediamo il prossimo mercoledì con un nuovo video. Ciao!